Bene ragazzi della quinta C, buonasera. Quest'oggi io e il mio gatto, in realtà è una gatta, la piccola Sophie, vi spiegheremo l'Unione Sovietica, la storia dell'Unione Sovietica dal 1917 fino al 1938. L'argomento che io vi ho assegnato e di cui vi ho indicato anche le pagine sul libro di testo. Parleremo della prima parte di questo argomento. Io avrei voluto spiegarlo e insieme a Sophie, cioè dividere la lezione con lei, ma lei non è d'accordo e infatti sta diventando aggressiva perché ha detto che lei non sa parlare e quindi non può spiegare insieme a me e quindi la lasciamo andare. Iniziamo a parlare della storia dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica dopo la rivoluzione bolscevica che noi abbiamo già trattato, cioè la Russia che a partire dall'ottobre 1917 diventa la Russia sovietica perché hanno preso il potere, governano Lenin e i suoi compagni del partito bolscevico, quindi la Russia sovietica, la Russia bolscevica, un regime di stampo comunista. Allora, noi abbiamo visto che prima di tutto la Russia bolscevica, ricordate, dopo qualche anno, nel 1922, diventerà l'Unione Sovietica. Questo l'abbiamo già detto in classe. Prenderà il nome di URSS, Unione Sovietica, o meglio Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. L'acronimo in russo è CCCP, Unione Sovietica. Lo stesso partito bolscevico, a partire dal 1918, pochi mesi dopo la rivoluzione d'ottobre, cambierà nome in Partito Comunista, il partito di cui Lenin è a capo, Partito Comunista dell'Unione Sovietica, PKUS. Queste sono cose che io vi ho già detto in classe, così come vi ho accennato al fatto che il potere di Lenin e dei bolscevichi, del nuovo Stato socialista o comunista in Russia, inizialmente non è un potere saldo. I bolscevichi erano partiti da una posizione di minoranza, avevano occupato soltanto una parte della Russia, la maggior parte della Russia non era ancora sotto il loro controllo nell'ottobre 1917 o nei mesi successivi, al contrario, come già dicevamo in classe, i bolscevichi devono affrontare un lungo periodo di guerra civile, anzi vengono chiamate le guerre civili, dal 1917, alla fine del 1917, fino al 1921, anni terribili, durissimi, tragici, di guerre civili, in cui l'Armata Rossa, che si costituì dal nulla, ricordate l'Armata Rossa del nuovo Stato sovietico, comandata da un grande organizzatore, grande politico, grande personaggio carismatico nello smuovere le folle. Vi ricordate Lev Trotsky? L'Armata Rossa dovette con molta difficoltà combattere contro le armate bianche. In questo periodo, il primo periodo, diciamo così, della storia dell'Unione Sovietica, le guerre civili dal 1917 al 1921. Le armate bianche non erano un blocco unico, fate attenzione, erano le armate controrivoluzionarie che volevano mandar via Lenin e i bolscevichi, volevano togliere loro il potere che avevano appena conquistato con la rivoluzione d'ottobre, però erano divisi al loro interno. Intendo dire che esistevano diversi tipi di armate bianche, diverse armate bianche, non erano coordinate tra di loro, spesso si detestavano tra di loro, avevano obiettivi diversi, erano anche situate queste armate bianche controrivoluzionarie in luoghi differenti
del grande impero russo. Vi erano diversi tipi quindi di armate bianche. Vi erano le armate bianche zariste, cioè quelle comandate da generali ancora fedeli allo zar, che volevano quindi il ritorno dell'autocrazia, del potere assoluto dello zar. Poi vi erano le armate bianche, possiamo chiamarle così, liberali. Le armate bianche liberali non volevano il ritorno dello zarismo, ma vi ricordate della Repubblica Democratica Liberale di Lvov e Kerensky, cioè volevano che la Russia tornasse alla prima rivoluzione, quella del febbraio 1917, quella borghese capitalistica, volevano una Russia democratica e liberale come la Francia e la Gran Bretagna, quindi erano armate bianche di stampo liberale fedeli a Kerensky. Ricordate, Kerensky era andato in esilio in Finlandia, era stato cacciato, il capo del governo prima di Lenin. È vero che Kerensky era il capo del partito sociale rivoluzionario, il partito dei contadini, però come forse ricordate molti contadini non appoggiavano le armate bianche fedeli a Kerensky, le armate bianche liberali, perché Lenin aveva dato ai contadini la terra, aveva fatto la riforma agraria. Questo fu fondamentale per il successo dell'Armata Rossa, perché molti contadini, masse contadine che erano numerosissime in Russia, restarono quantomeno neutrali durante le guerre civili, non appoggiarono più di tanto le armate bianche fedeli a Kerensky. Dopodiché vi erano le armate bianche, possiamo chiamarle nazionaliste, cioè quelle che si erano ribellate al governo degli Lenin e dei bolscevichi, così come si sarebbero ribellati o si erano ribellati in passato al regime dello zar, perché volevano l'indipendenza del proprio popolo. Ovviamente le armate bianche nazionaliste erano armate bianche non russe, armate bianche che in qualche modo incarnavano il popolo dell'Ucraina oppure della Georgia oppure delle repubbliche asiatiche, come per esempio l'Uzbekistan, il Turkmenistan. Comunque le armate bianche a sfondo nazionale, quelle che volevano la secessione dall'impero russo, l'indipendenza della propria terra, erano particolarmente forti in Ucraina e Georgia. Non solo, c'era un altro, addirittura un quarto tipo di armata bianca, cioè quelle costituite dai paesi dell'intesa. Sembra incredibile, ma è così. Voi ricordate bene che l'intesa, la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l'Italia, non avevano visto di buon occhio ovviamente il nuovo regime comunista, non solo perché era comunista, quindi veniva considerato pericoloso per i valori della democrazia occidentale. Il comunismo era pericoloso, l'intesa era costituita da paesi occidentali capitalisti, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, gli Stati Uniti vedevano nel comunismo sovietico un pericolo che poteva infettare anche loro, tant'è vero che le potenze dell'intesa formarono addirittura quello che venne chiamato un cordone sanitario intorno alla Russia, per evitare che la rivoluzione russa potesse attecchire, potesse essere esportata anche nel cuore dell'Europa, in altri posti dell'Europa. Quindi venne formato quello che venne chiamato addirittura il cordone sanitario contro il comunismo russo, che veniva considerato come la peste, come un coronavirus. Addirittura successe che paesi dell'intesa, in particolare Francia, Gran Bretagna, ma persino, sia pure in misura minore, persino Italia e Stati Uniti, mandarono dei loro eserciti in Russia, sbarcando in Lituania, per cercare di sconfiggere gli Lenin, i bolscevichi, l'armata rossa di Trotsky. Per la verità questo quarto tipo di armate bianche furono quelle che si ritirarono prima, non insistettero tanto
nella guerra, le potenze dell'intesa a un certo punto lasciarono la Russia. Per sconfiggere però le altre armate bianche, Trotsky e l'Armata Rossa ci impiegarono, come vedete, almeno 3 anni. La situazione era complicata da altri 2 fattori, cioè non solo la Russia bolscevica, che poi si chiamerà Unione Sovietica, doveva combattere contro le armate bianche, ma in realtà vi era anche un'altra guerra. Che cosa era successo? Che nel 1918, approfittando della situazione, del caos, del marasma che si era creato in Russia, nella Russia dilaniata tra le guerre civili tra Armata Rossa e Armate Bianche, la Polonia aveva approfittato e aveva invaso la Russia. Quindi dal 1918 al 1921, lo stesso identico periodo delle guerre civili, noi abbiamo anche la guerra russo-polacca. La Russia deve combattere su 2 fronti. Al suo interno contro le armate bianche, ma il governo bolscevico deve combattere anche con l'esercito della neocostituita, della rinata Polonia. La Polonia inizialmente invade profondamente la Russia, che si fa sorprendere, si fa trovare impreparata. Poi le sorti della guerra si ribaltano perché l'esercito russo guidato da Trotsky riesce a invadere la Polonia arrivando quasi a Varsavia. Poi abbiamo un ulteriore ribaltamento, l'esercito polacco respinge indietro l'esercito russo, a un certo punto si crea un equilibrio, nel 1921 faranno la pace. Cosa implica questo in termini territoriali? Voi forse avete studiato, anzi dovete per forza aver studiato, perché avete studiato anche la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, che il 3 marzo 1918, quindi torniamo un po' indietro, la Russia, per poter uscire dalla guerra, fece una pace separata con la Germania, vi ricordate? Uscì dalla Prima Guerra Mondiale facendo una pace separata soltanto con la Germania. Lenin fu costretto, con il trattato di Brest-Litovsk, il nome è un po' strano, un po' difficile perché si tratta di una città dell'Ucraina che si chiama Brest-Litovsk. Lenin fu costretto, era da poco al potere, era stato assalito dalle armate bianche, a firmare questa pace con la Germania, cedendo alla Germania immensi territori. Infatti fu anche criticato al suo interno. Lenin prese questa decisione. La Germania approfittò notevolmente dell'uscita della Russia dalla guerra. Col trattato di Brest-Litovsk, Lenin e i bolscevichi, il nuovo governo russo, cedettero alla Germania territori enormi. Tutta la Polonia, fino ad allora occupata dalla Russia, i paesi baltici, Lituania, Lettonia, Estonia, tutta la Russia bianca, la Bielorussia. Si tratta di territori, ovviamente, vastissimi, che la Germania provvisoriamente conquista dalla Russia. Poi ovviamente la Germania, andando a perdere successivamente la Prima Guerra Mondiale, perderà tutti questi territori. In più, un altro territorio enorme, l'Ucraina, la Russia fu costretta a renderla indipendente, quindi abbiamo l'indipendenza dell'Ucraina. Quindi Lenin perde moltissimi territori. Voi vi chiederete perché, per poter uscire dalla Prima Guerra Mondiale, Lenin accetta questo trattato di pace estremamente sfavorevole alla Russia, perché la Germania ricattava la Russia, la Germania diceva a Lenin e ai nuovi padroni della Russia: o ci date tutti questi territori
oppure noi continuiamo a fare la guerra contro di voi. Lenin, con una decisione contestata ma che alla lunga si rivelerà corretta, si rivelerà vincente, fa questo ragionamento. Siccome io sono impegnato molto duramente dalle armate bianche, dalla guerra civile al mio interno, non posso continuare a combattere nella prima guerra mondiale contro la Germania e poi anche contro le armate bianche. Devo subire il ricatto della Germania, cioè devo assolutamente liquidare in maniera definitiva il fronte orientale. Per questo Lenin accetta il ricatto, accetta le condizioni pesantissime della Germania, cedendo alla Germania tutti questi territori immensi che io vi ho detto, pace di Brest-Litovsk, perché non avendo più la Germania come nemico, la Russia sì ha perso moltissimi territori, ma riesce più agevolmente nel 21 a sconfiggere le armate bianche. Quindi, pace di Brest-Litovsk. La Russia aveva perso a favore della Germania, che poi perderà questi territori a favore dell'intesa alla fine della prima guerra mondiale, pezzi importantissimi del suo impero. La Lituania, l'Estonia possedevano i porti baltici di grandissima importanza. La Polonia era un paese fortemente industrializzato, quindi si tratta di una perdita non solo territoriale ma anche economica molto forte da parte della Russia, Brest-Litovsk. Ma cosa succede? Con la pace tra Polonia e Russia, di cui stavo parlando prima, la fine della guerra russo-polacca nel 1921, la Russia di Lenin e di Trotsky recupera una parte di questi territori. L'Ucraina non è più indipendente, viene spartita tra Russia e Polonia nel 1921, però la Russia, che aveva perso tutta l'Ucraina, Brest-Litovsk, ne recupera una metà, come recupera una parte della Russia bianca. Quindi quei territori che, lo ripeto, Lenin aveva ceduto alla Germania con la pace di Brest-Litovsk nel marzo 1918, in parte vengono recuperati dalla Russia comunista grazie alla vittoria sulle armate bianche e diciamo, al pareggio nella guerra contro la Polonia. Allora, noi possiamo suddividere la storia dell'Unione Sovietica tra le due guerre, tra la prima e la seconda guerra mondiale, in tre periodi che corrispondono a tre diverse forme economiche, dottrine economiche, a tre diverse politiche economiche che la Russia attraversa. Dal 1917 al 1921 abbiamo il periodo del comunismo di guerra. Il periodo del comunismo di guerra, come dice l'espressione stessa, coincide con le guerre civili. Invece poi abbiamo dal 1921 al 1928 il periodo della NEP, è un acronimo di tre parole NEP che però in russo si legge NIEP e significa nuova politica economica, dal 21 al 28. Poi invece dal 1928 in poi, diciamo fino al 1937, perché i primi due piani quinquennali vanno dal 28 al 37, ma anche oltre il 37, abbiamo il terzo tipo di economia nella storia dell'Unione Sovietica, cioè l'industrializzazione forzata. Sono tre regimi economici molto diversi l'uno dall'altro, quindi ripeto, prima il comunismo di guerra, poi la NEP e poi l'industrializzazione forzata. Qual è l'economia della Russia bolscevica durante il comunismo di guerra, durante gli anni delle guerre civili, tra armata rossa e armate bianche e tra armata rossa anche e l'esercito polacco?
È un'economia molto molto dura, viene abolita la proprietà privata, viene abolito persino il denaro, come diceva Marx, vi ricordate, e lo Stato prende completamente il controllo dell'economia. Ogni iniziativa privata, ogni proprietà privata viene stroncata. Questo colpisce soprattutto le campagne, perché i contadini vengono trattati malissimo. Ai contadini, proprio quelli a cui Lenin aveva promesso la riforma agraria e aveva attuata a loro favore. Durante gli anni di guerra, il comunismo di guerra, i raccolti dei contadini vengono espropriati dall'Armata Rossa, dai soldati dell'esercito dell'Armata Rossa. Quindi i contadini privi delle loro proprietà, privi di ogni possibilità di vendere il loro grano, ma addirittura spesso espropriati dall'esercito del loro grano, muoiono di fame e comunque c'è un forte malcontento ovviamente nei confronti dei contadini. Tutta l'economia sovietica soffre, va molto male durante il comunismo di guerra, ma in particolare l'economia nelle campagne arriva proprio al disastro. Questo perché? Perché bisogna favorire le città piuttosto che le campagne. Quindi tutte le risorse delle campagne, i raccolti, tutto, viene espropriato brutalmente, non espropriati brutalmente per foraggiare l'economia nelle città, perché è nelle città che si producono le armi o si producono tutti i manufatti industriali che servono all'esercito per vincere le guerre civili. Quindi abbiamo un periodo terribile di sofferenza nelle campagne. E inoltre poi ci sono motivi ideologici. I comunisti appena arrivati al potere vogliono un comunismo puro, un comunismo vicino a quello che voleva Marx, quindi niente più proprietà privata, addirittura niente denaro. Tutto viene controllato dallo Stato, questo Marx non lo voleva, è la dottrina di Lenin, la dittatura del proletariato. Quindi questa è la durissima, fortemente statalistica forma economica del comunismo di guerra. L'idea era quella di espropriare i contadini ricchi, i cosiddetti culati, però in realtà anche i contadini poveri finirono in miseria. Qualcuno dice si può giustificare questa scelta radicale per via di motivi emergenziali, perché c'erano le guerre civili, non si poteva andare troppo per il sottile, bisognava sacrificare il mondo contadino per favorire le città, favorire gli eserciti dell'Armata Rossa che stavano combattendo contro gli eserciti delle Armate Bianche. Quindi c'è una giustificazione, diciamo così, una spiegazione in termini di emergenza. C'era un'emergenza, ma certo durante il periodo del comunismo di guerra dal 17 al 21 l'economia sovietica è un vero e proprio disastro. Tant'è vero che iniziano delle rivolte sia da parte dei contadini ma anche addirittura dei marinai, anche da parte della marina militare o di altre forze che avevano da sempre, da subito appoggiato i bolscevichi. Allora Lenin, che è il capo assoluto della Russia sovietica, cambia completamente idea e lancia nel 1921 la cosiddetta NEP, cioè la nuova politica economica. Lenin è il capo indiscusso della Russia sovietica, anche se era, l'abbiamo detto in classe, soltanto il capo del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Durante gli anni del comunismo di guerra e della guerra civile, la Russia si trasforma in un paese totalitario, in cui tutti gli altri partiti, diversi dal Partito Comunista, vengono eliminati, in cui ogni forma di critica, di opposizione, di dissenso viene repressa durissimamente. Tutto viene asservito ad un regime comunista totalitario. Faccio un esempio, quello dello zdanovismo, ZD, zdanovismo,
Che cos'è lo snobismo? È la dottrina che dice che anche l'arte, il cinema, la letteratura, la poesia, tutte le forme d'arte devono essere sottomesse allo Stato e devono cantare la propaganda del comunismo. Quindi persino gli artisti, molti di quali all'inizio si erano schierati con la rivoluzione bolscevica, si trovano privi di libertà, vengono censurati, vengono incarcerati, alcuni si suicidano in maniera molto sospetta. L'idea è che l'arte deve essere totalmente asservita alla causa ideologica. Vengono accettate, vengono permesse, vengono incentivate soltanto quelle espressioni artistiche che esaltano il potere del proletariato, il potere di Lenin, il nuovo governo russo, cioè l'arte diventa totalmente asservita al governo comunista, diventa un'arte semplicemente di propaganda. Le arti pittoriche, figurative, ma anche la letteratura, il cinema, qualunque cosa. Quindi non c'è nessuno spazio di libertà individuale, neanche per gli artisti. Una brutale dittatura. Lenin vede che le cose vanno molto male in economia, quindi nel 1921 lancia la NIEP, la nuova politica economica. Che cos'è la nuova politica economica? La nuova politica economica è molto diversa dal comunismo di guerra. Viene reintrodotta la proprietà privata, quindi c'è proprio una svolta quasi a 360 gradi. Viene reintrodotta la proprietà privata soprattutto nelle campagne, quindi proprio il contrario del comunismo di guerra. Addirittura si è parlato di una forma economica, questo va dal 21 al 28, la NEP, mista tra socialismo e capitalismo, cioè viene reintrodotto dalla NEP il libero mercato. Le aziende contadine o i singoli contadini hanno indietro le loro terre e possono sfruttarle privatisticamente, vendere, acquistare ai mercati quello che vogliono, fare libero commercio, la proprietà privata nelle campagne, ma non solo, anche nelle città, anche nel settore industriale, tutte le industrie, le botteghe, gli artigiani, qualunque cosa che hanno fino a un massimo di 20 dipendenti, di 20 lavoratori, possono essere private. Quindi si ridà spazio alla proprietà privata, all'iniziativa privata, al mercato, fino a un certo punto però lo Stato controlla, nazionalizza, gestisce le aziende più grandi, le grandi industrie, ma anche controlla completamente il settore dei trasporti o il settore dell'energia. Inoltre il libero mercato è comunque limitato, non si può commerciare, vendere e comprare all'estero, cioè viene impedito un libero mercato a livello internazionale, i rapporti con gli stati esteri. Tuttavia c'è, sia pure regolata dallo Stato, controllata dallo Stato, una forma molto importante di mercato libero, di capitalismo. In qualche modo Lenin smentisce se stesso e le sue idee. Lenin aveva detto che dopo la rivoluzione si sarebbe creato uno Stato industrializzato con le masse operaie, con gli operai, le fabbriche, eccetera. Invece l'industrializzazione viene ritardata. L'idea è che l'industrializzazione dovrà essere fatta in seguito, in futuro. Per adesso si devono arricchire le campagne, come è avvenuto negli stati capitalisti nei secoli precedenti. Poi i capitali delle campagne saranno investiti nelle città e ci sarà l'industrializzazione. Quindi l'industrializzazione viene rinviata ad un futuro non ben determinato. Si tratta di una politica ovviamente pragmatica, che infatti fa migliorare moltissimo l'economia in Russia. Però sembra un tradimento in qualche modo degli ideali comunisti, degli ideali marxisti-leninisti. Infatti c'è qualcuno che non è d'accordo. La cosiddetta sinistra del partito, quella che voleva
continuare ad aderire agli ideali puri di Marx rappresentata da Trotsky, non era d'accordo con la NEP. Trotsky voleva l'industrializzazione subito, il sacrificio delle campagne, la scomparsa dell'economia contadina e al suo posto il sorgere di uno Stato fortemente industrializzato, la classe operaia che bisognava creare dopo la rivoluzione. Quindi Trotsky, la sinistra del partito, non era d'accordo. Però Lenin riesce a far passare la sua linea a maggioranza perché Lenin ha l'appoggio sia del centro sia della destra del partito. Il centro del partito è capitanato da un personaggio come Bukharin, che è il principale fautore della NEP. Bukharin è l'uomo simbolo della NEP, quello che pronuncia la famosa frase contadini arricchitevi. Bukharin vuole dire contadini arricchitevi, arricchitevi nelle campagne, successivamente la vostra ricchezza sarà utilizzata per edificare l'industrializzazione. Per ora vi lasciamo liberi con un libero mercato di arricchirvi. Non solo, ma Lenin ottiene anche l'appoggio della cosiddetta destra del partito, quelli più moderati, quelli più conservatori, che ancor più del centro ovviamente appoggiano l'economia capitalista, perché sono quelli più moderati, la cosiddetta destra del partito, la destra di Kamenev e Zinoviev. Capite quindi sia il centro del partito con Bukharin, sia la destra del partito con Kamenev e Zinoviev appoggiano la NEP, cioè appoggiano il grande capo, il grande leader Lenin. La sinistra del partito, capitanata da Trotsky, resta in minoranza e quindi la NEP si afferma, dà ottimi risultati da un punto di vista economico, però è tutt'altro che compatibile con l'ideale socialista. Si creano, come il libero mercato sempre crea, delle disparità di ricchezze. Moltissimi contadini si arricchiscono, diventano davvero miliardari, i cosiddetti kulaki, gli individui gli individui che nelle campagne possiedono grandi aziende agricole, kulaki significa contadini ricchi, ma non solo, anche nelle città si vedono gli esponenti di una nuova classe sociale che con la NEP si arricchiscono e mostrano anche il loro lusso, la ricchezza, spendono. Vengono chiamati con un termine sprezzante Niepmen. Vedete, il termine è sprezzante anche perché è un termine inglese, americano, no? Niepmen, cioè gli uomini del NEP, gli uomini che si sono arricchiti con la NEP. In ogni caso la NEP, forse perché si potrebbe fare una battuta, è un'economia di stampo almeno in parte capitalistico, ovviamente viene reintrodotto il denaro, vengono reintrodotte tutte le funzioni del capitalismo, va molto bene e la Russia si riprende dalle guerre civili. La NEP è iniziata da qualche anno, è stata voluta da Lenin, dal suo amico Stalin e dagli altri esponenti del partito che io ho detto, mentre Trotsky non era d'accordo. La NEP è in vigore da pochi anni, quando nel 1924 si verifica la morte di Lenin e inizia la corsa alla successione, di cui vi parlerò nella lezione successiva. Quando imparerò a spegnere il computer